Ci siamo! Un'altra puntata, un altro viaggio nella grammatica della mia cucina. Sì, vi avevo detto che avremmo cucinato qualcosa di geometrico e infatti cuciniamo un rombo in pineta. Ed ecco gli ingredienti del rombo in pineta. Quindi, classico carota, sedano e cipolla, sale, olio extravergine, sale, zucchero, quindi sempre il mio sale bilanciato, 2 parti di zucchero e 1 di sale, funghi galletti con l'immancabile nepitella, perché funghi senza nepitella non hanno senso, burro, attenzione, aprite bene le orecchie, 2 ingredienti un po' strani, farina di cortecce, di pino, e estratto di aghi di abete e poi naturalmente il rombo. Siamo arrivati al momento nel quale vi racconto come è nato questo piatto, il perché l'ho fatto. Qui gli ingredienti parlano chiaro: funghi, farina di cortecce, l'estratto di aghi di abete, il rombo. Bene, allora partiamo da un'idea. Il rombo è un pesce straordinario ed è un pesce che quasi va trattato come una carne, perché ha questo sapore intensissimo. Il rombo è molto grasso e a volte questo grasso va un po' gestito perché altrimenti rischia di essere poco piacevole. Quindi diciamo che io ho voluto abbinare una carne di mare con quello che ci sta dietro il mare, il bosco, che appartiene tantissimo alla mia storia. Quindi, come sempre, non si inventa nulla in cucina. E attenzione, addirittura qui c'è un recupero di un'altra ricetta, cioè quella del manzo primitivo, corteccia, bistecca primitiva, come la volete chiamare, perché c'è la farina di corteccia. Qui c'è tanto della mia storia, quindi il ragionamento è stato molto semplice. Cortecce, l'avanzo, la pulitura delle cortecce che servono per la bistecca primitiva, si mettono a essiccare e poi si frullano. Una volta frullate, chiamiamola farina di cortecce. Questa sono cortecce leggermente tostate e poi frullate. Gli aghi d'abete. Perché gli aghi d'abete? Sappiate bene che nella mia terra, nella magica Toscana, vicino a Lucca c'è la Garfagnana e poi c'è l'Appennino e lì ci sono degli abeti straordinari. Non a caso c'è l'abetone. L'abete più interessante è senz'altro l'abete bianco, che nella parte apicale dei rami, in cima al rametto proprio, ci sono i germoglietti dell'abete. I germoglietti dell'abete sono straordinari. Se vi capita, assaggiateli, fidatevi di me. Fateci magari un'insalata con degli scampi crudi. Il germoglio dell'abete ha un'acidità naturale straordinaria ed è ricchissimo di vitamina C, tra le altre cose, quindi fa anche bene. E io che ho fatto? Come ho fatto con altri estratti, l'ho messi in acqua per farli idratare per bene e l'ho passati all'estrattore. Cosa ottengo? Ottengo acidità, resine, quindi una nota amara che mi riporta direttamente alla pineta, al bosco. E cosa ci cresce nel bosco che a noi ci piace tantissimo? I funghi. Io ho usato dei galletti che sono dei funghi che sono considerati un po' meno nobili, ma secondo me appena accarezzati dal calore danno delle emozioni incredibili. E poi la nepitella che con funghi è immancabile. Quindi vedete che in cucina alla fine non si inventa veramente nulla. Qui c'è una fusione del mare che entra nella terra, entra nel bosco e vedrete, è straordinario. Quindi bando alle ciance e cuciniamo! Iniziamo, io mi sono portato avanti un po' il lavoro, ho sfilettato il pesce, ci ho tolto la pelle del rombo, tenetela sempre da parte. Vi do un consiglio: se volete fare un piatto di recupero, prendete la pelle del rombo e mettetela a bollire in acqua e aceto. Quando ha bollito parecchio, vedete che poi si inizia
arricciare, perde tutta la parte grassa, la tagliate come se fosse una trippa. Sì, una trippa, carota, sedano, cipolla, un po' di pelati, vi fate una trippa di pelle di rombo. Trippa di pelle di rombo è bello, sembra uno scioglilingua. Quindi il filetto pulito, bello così. Prendete il nostro fedele amico sale e zucchero sulla base e poi lo mettete a marinare per un quarto d'ora, va bene? A questo punto bisogna fare il brodo, perché vuoi non fare un brodo? Lo facciamo. Lisca, teste, mi raccomando, ben pulite. Qui non vogliamo tostare nulla, mettiamo direttamente tutto nella pentola. Anche la testa, mi raccomando, togliete sempre il sangue dalle branchie, pulite con cura. Poi carota, grossolanamente. Ormai lo sappiamo come fare, no? L'ha imparato Margherita, insomma, voglio dire. Il sedano. E la cipolla. Allora, qui ci vuole subito il sale, che così tira fuori tutti gli umori del pesce, e meglio ancora sarebbe del ghiaccio per iniziare, però facciamo con l'acqua, va bene uguale. Acqua abbondante, coprite bene le verdure e il rombo e accendete il fuoco e fate andare. Si deve proprio sciogliere tutto, quindi ci vuole almeno un'oretta e mezzo, Sempre a partite, portate a bollore e poi abbassate il fuoco. Quando vedete che le lische, gli scarti perdono tutto il loro grasso, quindi schiumate per bene, e quando è tutto ben cotto, eccolo qua il brodo, qui ci vuole tanta attenzione nel togliere, nello schiumare, perché altrimenti viene troppo grasso. Io un po' di grasso lo voglio perché mi serve poi questo brodo per tirare la salsa, però un po' di attenzione. Il sale c'è già, quindi dopo, quando facciamo la salsa, bisogna ricordarci che il sale c'è già. Io naturalmente, che sono bravissimo, ho già filtrato e fatto ridurre. Fate conto, per un litro di liquido bisogna avere un po' di pazienza, almeno una mezz'oretta a fuoco molto basso. Ecco qua. Allora, il brodo è molto grasso, ma questo è quello che vogliamo, e è molto intenso. Il rombo, ripeto, è un pesce, ma ha dei sentori che assomigliano come forza del grasso, che assomiglia alle cartilagini del manzo, Io intanto accendo il fuoco, basso basso, me lo tengo caldo. A questo punto il rombo è marinato, io ce l'ho già pronto, eccolo qua. Quello che abbiamo messo sotto sale e zucchero si sciacqua per bene, mi raccomando, e li mettiamo da parte, ok? Da parte. Pulita al tagliere, e facciamo i funghi. Allora, i funghi, quello sconosciuto. Sapete perché dico così? Perché io a volte vedo i funghi messi a bagno sotto l'acqua, o proprio immersi nell'acqua. No, ragazzi. Cioè, allora andate a fare un altro sport, perché il fungo nell'acqua proprio non ci sta. Il fungo va pulito, non lavato, il che è diverso. Quindi, cosa ci vuole per pulire il fungo? Ci vuole tanto tempo, tanta pazienza, e un trucco è questo. Prendete il panno carta, lo inumidite e poi lo passate così. Quindi ci vuole pazienza per i funghi.
anche uno spazzolino, quello che si usa per esempio per i tartufi, o anche proprio uno spazzolino da denti. Mi raccomando poi, soprattutto con i porcini, controllate che non ci siano degli ospiti nei funghi, perché a volte succede. Ora ve ne faccio vedere un altro, sempre panno carta umido per togliere la terra residua. Mi raccomando, ripeto, non li mettete mai sotto l'acqua, perché altrimenti il fungo si rovina. Allora, procediamo con la cottura del fungo. Padellina. Ci sono delle cose che si assomigliano nel mondo della cucina. Il fungo assomiglia alle nostre simpaticissime melanzane. Quindi è importante che la padella sia molto calda, perché il fungo, se assorbe olio, alla fine te lo ributta fuori. Quindi dopo, invece che mangiare un fungo, mangiate una roba in bagno d'olio. Quindi basta un filo d'olio, ci vuole la padella molto calda, ci mettiamo subito un ramettino di nepitella. Si trova anche a Milano, nei mercati, la nepitella ormai si trova. Ecco, bravo, così, bello alto alto. Il fungo deve sudare, non deve cuocere troppo, Deve cuocere, perché ricordatevi che comunque i funghi, anche quelli super commestibili, hanno un minimo di tossicità, Sale. Bella temperatura vivace. Poi i galletti io li amo, proprio tanto. Sono tra i miei funghi preferiti. Allora, una volta che hanno preso tanto calore, si abbassa un po' la fiamma e li portiamo a cottura. Metto un po' di nepitella che li profuma. L'olio non si deve vedere, così, non si deve vedere, perché tanto quello che ha preso dopo ce lo restituisce. E ora cuciniamo il rombo. Allora, farina di corteccia, proprio una passatina, chiaramente scuotetelo bene, non fa male, non si muore di farina di corteccia, non è che io vi vado a mangiare le cortecce la sera, però questo è un insaporitore più che altro. Ok, sembra caffè. Ricordiamoci che non tanto tempo fa, durante la seconda guerra mondiale, quando c'era scarsità di materie prime, il caffè si faceva la famosa ciofeca, no? Che si faceva con la farina di ghiande o con la cicoria. Era un sostituto del caffè. È una schifezza, però insomma ci si accontentava. E anche la farina ce n'era pochissima. Quindi il pane a volte veniva allungato, oppure le farine erano di pessima qualità perché erano scarti degli scarti e si mettevano dei potenziatori di sapore, per dire. E infatti, per esempio, noi con la farina di cortecce ci facciamo anche un pane, che è molto interessante. Il fungo, non l'ho neanche toccato, ho fatto tutto da sé, guardate com'è bello lucido. Il fungo lo metto da parte, padellina per il rombo. La salsa ci siamo, ecco qua. Allora, il rombo vuole il burro, ci vuole quello, e a me il burro non mi dispiace per niente, quando ce vo, ce vo.
ok? Poi, tanto che il burro si scioglie, qui c'è l'estratto di aghi di abete. Importante, attenzione, questo è fortissimo, è super amaro. È acido, amaro, sa di albero di Natale. Tutti mangiamo l'albero di Natale, no? Questo va aggiunto al brodo che invece è molto grasso e tendenzialmente dolce. Ok? Brodo che ormai è diventata una salsa. Il grasso ha tirato. Ora alzo la salsa, così si tira. Il burro ci siamo. Non lo facciamo diventare nocciola, prima che diventi nocciola. Ecco, filetti di rombo. Quindi capite che la cucina è una conseguenza anche delle esigenze e dell'ambiente in cui si è vissuto o si vive. Il rombo sta andando piano piano. Allora, questo va cucinato solo in padella, non fate il passaggio nel forno perché non ce n'è bisogno. È una carne che è già concentrata perché è stata marinata, quindi non perde acqua, si cuoce in un grasso molto avvolgente come il burro, quindi tanta umidità, non ha bisogno di ulteriori cotture, ok? Ma che emozione! C'è già un profumino. Ok, lasciatela andare piano piano, questa è la temperatura giusta. Non deve essere troppo nocciola il burro. Controlliamo la salsa, è lucida. Buonissima consistenza. Allora, qui assaggiate perché è fondamentale. Ripeto, il brodo appiccica la bocca, come quando mangiate la trippa, quella buona, appiccica. Ecco, questo è uguale. L'estratto di abete gli dà un sapore, una piacevolezza unica, veramente. Qui si gioca sui contrasti dell'amaro. Io in cucina l'amaro, come avete capito, mi piace. Giratelo, fatelo andare. La farina di cortecce darà al rombo anche lì una nota tostata intensissima. Sempre il tostato, sempre l'ancestrale, tutto ritorna. Mi raccomando, la salsa tiratela per bene. Fate che i due elementi si legano insieme, quindi l'elemento marino, grasso marino e quello dell'abete. Bene, ci siamo, il rombo è pronto. Mettetelo su una carta assorbente da asciugare. Direi che è perfetto. Si scioglie. Il sale non ce n'è bisogno perché è già stato marinato a sufficienza. La salsa è perfettamente tirata, i funghi sono pronti e quindi andiamo ad impiattare.
rombo in pineta. Quindi i funghi, guardate come sono belli, così un po' casuali anche nel taglio, non c'è un ordine. Il rombo che si appoggia sul fungo, eccolo qua. La salsa, c'è un profumo di albero di Natale. La salsa è elegante, è il ponte fra i due mondi, fra il bosco e il mare. E poi ci mettiamo questi fiorellini di nepitella sopra che danno un ulteriore profumo e ci legano anche all'oliveto. Quindi eccolo qua, il rombo in pineta. Ci siamo, è arrivato il momento dell'assaggio. E mi tocca proprio a me. È proprio un rombo in pineta, nel bosco, un susseguirsi di sapori, ma poi soprattutto una scansione, buonissimo, divertente, evocativo, sì, perché veramente ricorda anche il Natale. Andiamo avanti, la prossima ricetta è una ricetta scampigliata. No, non mi sono sbagliato, scampigliata. Alla prossima! Ti è piaciuta questa lezione? Allora entra subito in accademia.tv, scegli l'abbonamento che fa per te e registrati nel tempo di un caffè. Allaccia il grembiule, mondo di accademia.tv ti aspetta.